Ciao a tutti, sono Alessio Croce del team On Fishery Monkey Italia e benvenuti nel mio primo vlog. Per questo primo video ho deciso di venire sul lago di Nemi, che è un lago che sto affrontando molto ultimamente, dato che sto cercando di prendere due specchi in particolare. E ovviamente nel percorso che ho intrapreso per prendere queste due specchi che ancora non sono arrivate, ho preso dei pesci magnifici, è un lago unico. Ho scelto di mettermi in una zona del lago che secondo me è molto tattica per questo periodo dell'anno. Siamo a cavallo tra aprile e maggio, ma il meteo non si è ancora stabilizzato, fa ancora abbastanza freddo per il periodo e il tempo è instabile. Questa zona di lago mi offre diverse possibilità di pesca. Ho sia un bellissimo canneto con degli ostacoli e degli alberi sommersi a ridosso della riva, che mi può permettere di fare delle calate in acqua bassa per sfruttare lo scambio termico, sia delle ottime zone di acqua alta. È un punto del lago che è una transizione tra la zona più bassa e quella più alta, quindi mi offre diverse possibilità di scelta. Per le calate del primo giorno ho deciso di mettere una canna sui 7 metri d'acqua dopo uno scalino pronunciato e ho deciso di pasturare con delle particles. Ho usato un mix di granaglie a cui ho addizionato delle bolle stagliate a metà, delle pellet del diametro di 3 mm e delle tiger nut. Il tutto addizionato con del liquid food aroma hot fish and garlic per incrementare il potere attrattivo del mix. Quando faccio queste pasturazioni a base di elementi piccoli, quindi particles, preferisco utilizzare un terminale corto. In questo caso ho utilizzato uno slip di rig di lunghezza intorno ai 15 cm, innescato con una bilanciata singola del 20, a cui ho aggiunto un chicchetto di mais finto per riprendere le particles presenti sul fondo nella nostra pasturazione e per dare un po' più di visibilità all'innesco. Terminale corto perché? Perché su questi tappeti di particles il pesce arriverà grufando tutto quello che c'è sul fondo, quindi gruferà e sputerà tutto quello che c'è sul fondo in continuazione. Trovando un terminale corto, appena aspirerà la nostra boyless insieme a tutto quello che sta aspirando, troverà subito il piombo e quindi questo favorirà l'autoallamata del pesce. Per le altre due calate invece ho scelto per una zona di passaggio a ridosso di una punta sugli 8 metri e mezzo d'acqua. Il terminale è un QC Rotator Rig, che è la versione dello spinner rig di Ridge Monkey e è veramente un terminale fantastico perché i componenti di Ridge Monkey rendono ancora più facile costruire questo terminale. Abbinato ad una pop-up del 20 Hot Fish and Garlic, e la pasturazione è a base sempre di hot fish and garlic ed è effettuata ad ampio raggio. Per l'altra canna il terminale è lo stesso e la strategia di pasturazione è la stessa, ma la calata è stata fatta a ridosso di dei tronchi e degli alberi sommersi vicino alla sponda per sfruttare lo scambio termico e vedere se può portare risultati quello. Spero di aver fatto delle scelte ponderate e che portino dei risultati e incrociamo le dita. È il secondo giorno della pescata e ieri notte, verso mezzanotte e mezza l'una, è partita la canna più bassa a ridosso degli alberi sommersi. Come avevo immaginato, lo scambio termico ha portato i pesci a battere tutto il sottosponda e il canneto. Ho sentito numerosi salti ieri notte, dalle 11 in poi, infatti è seguita una partenza. Un bel pesce con dei bei colori primaverili, bello scuro. Verso le 11 invece è partita l'altra canna, quella sui 7 metri d'acqua, una bella partenza fulminea e un bel combattimento che hanno portato a guadino una regina più o meno della stessa taglia. Per questa notte credo di spostare la canna più fonda e mettere anche quella più vicina al sottosponda e vedere se riusciamo a riprodurre risultati anche su un altro spot. Ora infatti vado a ricalare la canna. È il terzo giorno di pesca e purtroppo il clima si è raffreddato parecchio. Un vento che seppur da sud è abbastanza freddo. Il cielo è sempre stato coperto, alternando molto nuvoloso a pioggerelle e perturbazioni passeggere, e questo sembra aver bloccato il pesce che stava
entrando nelle prime fasi di attività. Sta sbucando adesso un timido sole dopo più di 24 ore di buio totale. Speriamo che cambi qualcosa, anche se domani le previsioni non sono delle migliori. È ora di pranzo, ho appena finito di mangiare e sto valutando come agire con le mie calate. Sicuramente ricalerò tutte e tre le canne, osserverò il lago in queste ore, vedrò se il sole riesce a scaldare un pochino l'acqua. Ecco, si è visto adesso un bel salto, magari si inizia a muovere qualcosa. Sempre dita incrociate, al prossimo aggiornamento. Andiamo a dare un'occhiata più vicina al mio slip rig. Abbiamo un amo della linea Apex di Ridge Monkey, forma medium curve 2XX, che è la versione dell'amo con il filo maggiorato, e per una pesca gravosa a ridosso di ostacoli erbai come questa è fondamentale un amo che ci dia al 100% la sicurezza di tenuta. Siamo andati a formare la nostra D, in cui abbiamo inserito una hook ring swivel a cui andremo a collegare il nostro innesco tramite del bait floss, e in un prossimo video vi farò vedere come faccio. Qui abbiamo una QC rotator sleeve che funge da kicker, è stata ideata, poi vi farò vedere, per la creazione degli spinner rig, ma è un kicker, anche un kicker eccezionale. Un pochino di pasta al tungsteno della linea Rock Bottom nella parte finale del nostro terminale ci aiuterà sia a stenderlo meglio sul fondo che a favorire la rotazione dell'amo e garantire sempre allamate perfette. Anche la QC Rotator Sleeve è della linea Rock Bottom e quindi è al tungsteno sempre per lo stesso motivo. 15 cm di RM Tech da 35 libbre coated green, versione soft. Anche questo è un elemento che mi garantisce sicurezza, perché è un trecciato sicuramente robustissimo ma morbido e si adatta a tutte le irregolarità del fondo appoggiandosi benissimo. Il coated aiuta sia nei combattimenti in caso di sfregamento, sia per distendere un pochino di più il terminale, mentre nell'ultimo centimetro abbiamo strippato il coated creando appunto un po' più di movimento e di morbidezza. Il terminale è collegato ad una LED clip tramite una quick chain swivel e un anti-tangle sleeve. Alla LED clip è collegato un piombo di forma grippa molto pesante, sia per garantire l'autoallamata del pesce, sia per tenere il nostro innesco ben fermo sul fondo anche su calate a lunga distanza. Al di sopra della nostra LED clip avremo una decina di metri di fluorocarbon dal carico di rottura di 40 libbre, che funzionerà sia da shock leader sia per tenere ben steso sul fondo tutto il nostro impianto pescante, senza aver bisogno di utilizzare LED core o altri tipi di leader. Diamo un'occhiata al QC Rotator Rig, stesso amo medium curve 2XX del 4, che si adatta benissimo anche a questa montatura e la sua forma aggressiva garantisce ferrate assicurate. Abbiamo una hook bead nella linea RM Tech a cui collegato una hook ring swivel e una QC Rotator Sleeve, questa volta lo vediamo nella sua funzione originale, collegato a una QC Rotator Swivel. Della pasta al tungsteno per andare a bilanciare la nostra pop-up, io la uso critically balanced, praticamente il terminale scenderà pianissimo sul fondo, garantendoci che si appoggerà lentamente su eventuali detriti o erbai bassi. Al di sopra, stesso impianto pescante di prima. È un po' che non faccio un aggiornamento perché la situazione è stata molto statica. Dopo le partenze di lunedì notte e martedì mattina il lago si è completamente bloccato, complice il maltempo che questo periodo dell'anno qui è solito bloccare l'attività del pesce. Finalmente dopo giorni di cappotto ieri sera è partita una canna. È partita la canna sui 7 metri, tutta sulla sinistra, quella che non ho mai spostato e ho sempre tenuto pasturata. Quindi è una scelta che mi ha premiato. Un bel pesce, niente di esagerato, sui 12 kg, che però mi ha fatto divertire ed è stato anche un bel regalo del lago, dato che oggi è il mio compleanno
Eccolo! Falso allarme, purtroppo era un'anatra che ha preso il filo e ci si è intorcinata con la zampa e ha fatto una finta partenza. E ho dovuto anche ricalare la canna che avevo appena calato perché avevo paura che si fosse spostata. E vi stavo dicendo, oggi verso l'ora di pranzo è partita un'altra canna che ho messo in un nuovo punto. C'è praticamente un albero sommerso e che affiora anche, e dopo quest'albero c'è del terreno ghiaioso pulito sui 4 metri di fondo. È uno spot che già avevo pescato e per questa pescata fino adesso l'avevo tralasciato. Ho calato lì una pop-up sullo spinner rig e la canna è partita dopo 3 ore che l'ho calata. Purtroppo il pesce l'ho forzato da riva, ma è partito verso destra e si è infilato in un altro albero sommerso. La calata è parecchio lontana. Fortunatamente grazie allo shock di fluorocarbon sono riuscito a recuperare tutto, quindi ho slamato il pesce senza lasciare niente in bocca, ma purtroppo è stata una nota amara, perché in una pescata così povera un pesce è tanta roba e soprattutto sembrava un bel pesce. Non si può dire finché non lo hai a guadino e non si può dire soprattutto se l'hai tenuto da riva pochissimo tempo, ma dalla partenza lenta e dal peso sembrava un pesce discreto. Comunque ho rimesso le canne più o meno tutte su quella batimetrica adesso, perché è quella che ho visto che premia di più. 2 a spinner rig a ridosso degli ostacoli e la solita tutta a sinistra. Vediamo che dice l'ultima notte. Fortunatamente qua è uscito anche un bel sole, si sta benissimo, è tornata la primavera, come al solito quando si deve andare a casa. Ma tornerò presto, probabilmente settimana prossima, a farmi altre 2 o 3 notti. Siamo giunti al termine di questa sessione e purtroppo l'ultima notte non ha portato frutti, ma il meteo si sta rimettendo, il sole scalda parecchio, purtroppo proprio quando è ora di andare, ma sicuramente ci rivedremo presto, magari di nuovo sulle sponde del mio amato lago di Nemi. Ciao a tutti e alla prossima!